Ciao, mi chiamo Alberto e questa è la mia vecchia panchina che vorrei sostituire con qualcosa di più robusto e bello da vedere. Ho colto l'occasione di fare un video tutorial, non sono un professionista, però se volete magari riuscite a prendere qualche spunto. La mia idea era questa. Quindi, panchina molto robusta con tavole spesse in larice adatte all'esterno, telaio zincato e poi verniciato. E ora vi faccio vedere come ho fatto a costruirla. Per avere le misure della panca che andremo a fare, faremo un modello della seduta e da lì prenderemo le misure per portarlo su un disegno. Con un metro prendo le misure dei primi tre punti e mi faccio uno schizzo su un foglio. Ho riportato le varie misure del modello su un foglio AutoCAD e così mi sono trovato i vari punti, l'inizio della seduta, l'inizio del supporto lombare e l'inizio dello schienale. Dal profilo che abbiamo disegnato, che è questo, superiore, abbiamo fatto in negativo lo spessore dell'asse di legno. In questo caso io l'ho fatto di 4 cm per un motivo di durabilità della panca, quindi anche fra 10 anni se con una semplice fresata si ha la panca nuova. E da qui le assi di legno. Le ho fatte da 10,5 x 4 con uno spessore tra di loro tra 1 cm sulla seduta e 1,5 cm sullo schienale. Subito sotto le assi di legno mi sono disegnato il profilo in acciaio e gli ho dato uno spessore di 8 mm per avere una buona resistenza sul telaio. L'inclinazione delle gambe a piacere, io ho scelto questa diversa inclinazione e li ho chiuse sotto con un altro profilo in acciaio che va a chiudere il tutto. La panchina finita avrà questo profilo laterale e qui a destra mi sono già segnato i vari angoli che avranno i vari segmenti per aiutarmi poi con la saldatura. Queste sono le misure dei piatti, adesso le porterò qui in un'azienda in zona che mi può procurare materiale e poi lo stenderemo. Ora che ho tutti i pezzi, li preparo su questo tavolo di legno piano e grazie ai morsetti li preparo con i vari angoli e poi li saldiamo. Non avendo di meglio, mi aiuto con un goniometro e in base al disegno mi posiziono i piatti nel modo giusto. Ora con la saldatrice faccio due punti, uno sopra e uno sotto, dopo in caso faccio uno davanti e uno dietro per fermare il pezzo. In ogni angolo farò questa cosa in modo tale che facendo dei piccoli punti di saldatura la struttura rimane solida e posso poi saldare senza che con il calore si deformi il materiale. Ora che abbiamo il pezzo puntato, andiamo a saldarlo completamente sia dentro sia fuori, in tutti i lati, e poi in base a questo faremo l'altro elemento uguale e poi passeremo con lo schienale. Adesso che abbiamo l'elemento saldato, andiamo a creare, copiando lo stesso, usandolo come dima, impacchettando i vari piatti con dei morsetti.
Bene, qui abbiamo la coppia perfetta e adesso andremo a saldarla internamente e esternamente come la coppia sotto. Ora che abbiamo i due elementi saldati e fresati, li metteremo da parte e salderemo lo schienale. Salderemo questi due piatti qua e poi li salderemo la struttura. Quindi appoggio vicino al pezzettino e controllo con un goniometro l'angolatura che deve essere 157. Ora andrò a saldare lo schienale alla base. Sul disegno avevo riportato fuori, non chiedetemi come mai, andrò a spostarlo comunque all'interno quindi andrà a saldare davanti e dietro. Quindi adesso lo punterò con i gradi giusti, 110 gradi. Ora saldo dall'altra parte e dopo ripasso con due saldature vicine in modo tale da irrobustirla. Ed ecco il risultato finito dei due telai. Sono venuti abbastanza bene, sono precisi con le misure. Adesso li porterò in zincatura e poi dopo averlo verniciato li applicheremo sotto con le viti di lessi di legno e vedremo il risultato finale. Questo è quello che ci troviamo dopo la zincatura. Ho aggiunto questo elemento in extremis all'ultimo che va a irrobustire la struttura senza dover aggiungere elementi inclinati. Quindi questo va a fissarsi direttamente sotto all'asse e quindi anche con queste altre due viti evita di fare questo ondeggiamento laterale. Per prima cosa andremo a pulire i due telai con diluente. Sono pronto per dare la prima mano che va a coprire la zincatura. È uno smalto adatto proprio alla mia zincata. Questo è il risultato dopo aver applicato lo smalto. L'ho applicato ieri, quindi ho aspettato una giornata per farlo adire bene. E adesso vado con la prima mano di vernice.
Dopo aver fatto riposare 24 ore, siamo pronti per dare la seconda mano di smalto e poi lasciamo riposare altre 24 ore e poi possiamo montare le tavole. Queste qua sono le assi ilarici che monteremo sulla banca. Gli stiamo facendo l'angolo da 45 gradi come è stato fatto sul profilo sopra. E ora che abbiamo posizionato le tavole di legno, inseriamo gli spessori che fungono da dima tra le tavole. Sono da 1,2 cm. Ok. Ora che abbiamo posizionato le tavole, faccio un preforo con una punta da 4. La vite che useremo è una vite da 6 mm. Le tavole di legno le ho fissate con viti da 6x40 svasate per legno in inox, così stando all'aperto non si rovinano. La panca è conclusa e adesso andiamo a posizionarla. E dopo tutto questo lavoro, eccola qui, sono molto felice di come sia venuta, è proprio come me la immaginavo, solida e molto comoda. Ovviamente è la prima volta che disegno, costruisco una panca e ho compiuto un piccolo errore. Dopo aver saldato il tutto avrei dovuto smussare i vari spigoli prima della zincatura della verniciatura. Su uno spigolo smussato, come vedete, sia la zincatura che la successiva verniciatura avrebbe aderito molto meglio, non rendendo lo spigolo delicato e fragile. Tutto sommato il progetto però è andato bene e sono molto soddisfatto. Le panche costruite in realtà sono due, la seconda però con un'impostazione più inclinata e con un sostegno per la testa è molto più ergonomica e anche questa è venuta bene. Vi ringrazio per aver seguito tutto il video e spero che vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!